La lunghezza attuale delle due parti che state per vedere non coincide con quella originale, in quanto, per comprensibili motivi di copyright, non è stato possibile qui includere i materiali di repertorio proiettati durante il convegno. Tuttavia, immagini tratte dai social e brevi frammenti video sono stati mantenuti ove necessario ai fini dell'esposizione e dell'analisi. A nostro avviso ricadono sotto l'egida del fair use, pur rimanendo di proprietà degli aventi diritto. Ci scusiamo per gli occasionali problemi di audio dovuti alla presa diretta e ci auguriamo non disturbino l'ascolto. Dopo aver parlato di letteratura, lasciatemi introdurre due ospiti di eccezione che siamo veramente lieti e orgogliosi di avere qui stasera. Le chiamo sul palco Carmen Covito e Virginia Sica. Le presento. Carmen Covito insegna lettere a Brescia. E poi si sposta in Giappone, in Spagna, veramente tantissimi paesi, per poi tornare in Italia. Nel 1992 ha pubblicato un romanzo che abbiamo veramente letto tutti, La bruttina stagionata, ma poi è diventato un film e una pièce teatrale, ma anche tante altre opere. È membro dell'Associazione Italiana per gli Studi Giapponesi, dal 2007 è socia fondatrice dell'Associazione Culturale Shodo. Dal 2011 dirige la rivista di studi online Asia Teatro. Ha appena pubblicato il saggio accademico Sadayako, La luce del Giappone, cronaca della prima tournée di teatro giapponese in Italia. Virginia Sica, saggista, traduttrice, ha insegnato anche per alcuni anni in Giappone nel Dipartimento di Estetica della Facoltà di Lettere della Tohoku Daigaku, quindi l'Università Statale del Tohoku a Sendai. Oggi insegna lingua e letteratura giapponese presso il Dipartimento di Lingua, Letteratura, Cultura e Mediazione dell'Università degli Studi di Milano e nell'ambito della letteratura giapponese moderna e contemporanea si è focalizzata molto sulla materia artistica di Mishima. Del 2023 è la nuova edizione rivisitata di Abito da sera per Feltrinelli. Io ringrazio tutte le organizzatrici per avermi tirato dentro questo convegno, perché io non sapevo quasi niente di Yuzuru e è stata una scoperta folgorante. E mi riallaccio a un bellissimo intervento di Alessandra. Sì, Yuzuru è un danzatore, è anche un attore, tutto sommato. Però volevo partire dall'ultima parte del suo intervento, quando parlava delle mani. L'avrete visto. C'è un filmato che lo documenta, c'è un incontro tra Yuzuru e un grandissimo attore giapponese che è Nomura Manzai, che tra le varie cose che mi ha spiegato il significato dei gesti e l'inizio di Seimei era, nella versione precedente, con il gesto dello sciamano, dello myoji, e Yuzuru la mano sinistra la teneva a pugno sulla testa. Manzai mi ha detto: c'è qualcosa che non funziona in questo tenere questa mano chiusa, che vuol dire? Che significa? E allora mi ha spiegato: prova a tenerla aperta, rivolta verso l'alto, perché in questo modo stai dicendo che tieni insieme il cielo, l'uomo e la terra, cioè Tenchi Jin. E quindi dai profondità al personaggio, dai profondità al carattere, e attraverso questo semplice gesto non solo ti concentri dentro te stesso, ma ti concentri in modo da emanare forza, e emanare forza è proprio il compito dell'attore, cioè rendere significativo qualunque movimento, qualunque gesto. Allora, quei consigli, adesso vedremo qua i consigli che ha dato, che sono stati applicati nella costruzione di quella meraviglia di programma che è Seimei, Yuzuru mi sta applicando
degli spettacoli. Cioè io non ho visto Promodo per guardarlo, se riesco, ho visto Gift e ci sono tutte queste cose. Però prima voglio dirvi chi è Nomura Manzari, perché lui non è andato a scegliersi uno qualunque. Cioè, Nomura Manzari fa parte della tradizione del teatro giapponese, ma è anche un innovatore. Cioè lui fa parte della famiglia della Nomura, che è una famiglia del Kyogen giapponese. Il Kyogen è una forma di, si diceva, farsa, piccola commedia che viene rappresentata negli intervalli tra un dramma no e l'altro. In realtà può vivere, e Nomura lo stava dimostrando, può vivere come forma teatrale autonoma. Cioè sono delle brevi commedie molto divertenti, ma anche quindi che usano un linguaggio non aulico come il no, un linguaggio più quotidiano del 1400, del 1500. Però sono basate su un training dell'attore molto simile a quello del teatro no. Quindi un training che noi possiamo ritrovare nel teatro contemporaneo, quando si cerca appunto di fare un teatro che parte dal corpo, che non parta soltanto dalla parola. Quindi un attore già nella parte tradizionale è estremamente competente per quanto riguarda proprio in come muoversi, in come agire, non soltanto come portare la voce, ma come portare il corpo. E oltre ad essere il giovane sensei, il waka sensei della famiglia Nomura, suo padre Mansaku è un tesoro nazionale vivente, questo dice a quali livelli siamo nel teatro giapponese. Lui già da giovane ha cominciato, in questo seguendo in parte la strada già presa da un padre, ha cominciato a lavorare sul teatro contemporaneo, che cerca di mettere assieme le tecniche tradizionali con, per esempio, Shakespeare. Cioè già insieme a suo padre avevano fatto una versione della commedia degli errori, Mashigai no Kyogen in giapponese, prendendo appunto un testo di Shakespeare e recitandolo con le tecniche tradizionali del teatro Kyogen. Lui ha fatto la stessa cosa con varie altre opere, per esempio ha messo in scena un Mamoretto, recitato appunto con le tecniche del Kyogen, e lo ha messo in scena adesso come congedo dalla sua attività ventennale di direttore di un teatro che è un teatro d'arte contemporanea, in Setagaya Public Theatre, di cui è stato direttore artistico dal 2002 fino al 2022. Quest'anno, a febbraio-marzo, a marzo, ha ripreso Mamoretto. Questa volta io avevo sempre interpretato la parte di Mamoretto, questa volta la parte di Mamoretto è interpretata da suo figlio Yuki, che è il suo allievo ed erede, mentre lui si è assunta la parte del fantasma del padre di Mamoretto e del suo nemico Claudio. Quindi è un tipo di sperimentazione che probabilmente è stata anche suggerita dal suo contatto con Kurosawa, perché lui ha interpretato da giovane una piccola parte meravigliosa nel finale del film Run di Kurosawa, che è la versione giapponese di Renira, e lui interpretava la parte del principe Tsurumaro, cieco, abbandonato, che suonava il flauto, meraviglioso. E anche Kurosawa faceva la stessa cosa, cioè ha cercato, ed è riuscito meravigliosamente, a intersecare quelle che sono le forme teatrali della tradizione giapponese con le forme teatrali occidentali. Allora Yuzu sta facendo esattamente la stessa cosa, secondo me. E il fatto stesso che stia applicando a un pattinaggio musiche occidentali, ma anche, come ha fatto in Seinei, musiche di ispirazione giapponese. Quello di Seinei non è proprio il tema del film Omyoji, non è proprio giapponese, però utilizza, è una melodia occidentale, però utilizza strumenti tradizionali giapponesi, il flauto di canna trasmesso,
e il tamburo taiko, e in una delle interviste Yuzuru faceva notare come il suono del taiko sia molto diverso da quello del tamburo occidentale e che quindi mi ha portato anche una maniera di muoversi diversa rispetto a quello che è abituato a fare nei suoi programmi. Allora, esiste una registrazione dell'incontro tra Nomura Manzai e Yuzuru proprio in occasione della costruzione di Seinei, e di là possiamo vedere quali tipi di consigli mi ha dato. Cioè, un consiglio che appunto è quello che lui sta applicando attualmente è quello di seguire il ritmo tradizionale del teatro No, che era stato chiarato, spiegato già da uno dei fondatori del No, Zeani, nei suoi trattati di estetica, cioè il ritmo fondamentale Jo Ha Kyu, che si trova sia all'interno del singolo dramma, sia nell'insieme della giornata di No, in cui appunto si alternano diverse opere scelte per mantenere questo ritmo, cioè c'è un'introduzione lenta, poi uno sviluppo più accelerato e un finale molto rapido, e spiegando, Manzai diceva si tratta di fare un'onda, cioè gli occidentali vanno in linea retta, puntando verso l'acme, no? Puntando verso la vetta, cioè noi nel teatro giapponese facciamo un'onda, cioè ci muoviamo lasciando degli spazi vuoti, e questo è il secondo insegnamento tratto dalla tradizione che lui sta applicando. Prima Alessandro lo faceva notare analizzando il movimento, cioè quando si sposta la mano non si sposta in modo continuo, ma si sposta facendo una pausa, proprio perché nell'estetica giapponese tradizionale, non soltanto in quella teatrale, ma in tutta l'estetica giapponese, è importantissimo lo spazio vuoto e tempo vuoto, intervallo. Cioè questo serve appunto a dare maggiore intensità a quello che vogliamo comunicare. E questo, se guardate Gift, è assolutamente applicato. E poi anche, sempre in quella registrazione, Yuzuru gli chiede una cosa, gli chiede: ma chi devo guardare? Cioè, devo guardare soltanto dentro me stesso? Devo guardare soltanto lo spazio in cui mi sto muovendo? O devo guardare anche il pubblico? E qui devo dire, lo metto un po' in difficoltà, perché è complessa come questione. Nel senso che la risposta che Manzai dà è devi guardare tutto. Devi guardare sia all'interno, e mi fa vedere il palcoscenico del Teatro No, che è un palcoscenico molto circoscritto, cioè ha delle colonne addirittura che lo delimitano. E uno dice: noi qui dentro stiamo creando un ambiente, stiamo creando un piccolo mondo, che è quello della rappresentazione, però questo mondo non può rimanere chiuso. Quindi la tua concentrazione deve essere dentro di te ma anche fuori di te, cioè devi arrivare al pubblico, e quindi questa è la ciccara, questa è la forza dell'attore, cioè partire dall'interno e arrivare all'esterno. Voglio notare soltanto alcune cose, per esempio, cioè l'inizio e la fine sono collegati, perché all'inizio c'è un cenno di fuoco di Stravinsky che è anche un po' la finice, quindi è già un'allusione poetica al percorso che ha fatto Yuzuru nella sua vita, cioè con queste cadute da cui si è ripreso, come la fenice che emerge, rinasce dal fuoco. E poi dopo queste due parti dello spettacolo, la prima più poetica, astratta, la seconda più legata, dice lui, alla sua realtà, alla realtà della sua vita, della sua opera, e anche qua con una prima parte più lenta e poi la seconda parte invece veloce, accelerata, che comincia con il rock e va avanti con il pop, no? E alla fine ritorniamo con un uccello, non più la fenice rosa dell'inizio, ma un uccello bianco. E questo uccello bianco a me ha fatto pensare, ha fatto venire in mente l'uccello bianco di uno spettacolo kabuki,
e qui voglio tirare in ballo Virginia, cioè, mi ha fatto venire in mente il super kabuki di Ishikawa Inosuke III, che aveva fatto un'opera di questo genere, cioè applicando il kabuki alla mitologia giapponese in quel caso, cioè andando a prendere il mito di Yamato Takeru, e Yamato Takeru si concludeva con il personaggio, eroe, che si trasformava in un grande uccello bianco che nei kabuki attraversava il volo a platea con un trucco che si chiama Tsunori, in cui l'attore è sospeso sopra il pubblico, mentre Yuzuru fa più o meno la stessa cosa elevandosi, no? Nel finale. Ecco, allora, quanto kabuki c'è, secondo te, Virginia? Per rispondere alla domanda di Carmen, io non so esattamente quanto ci sia nelle espressioni artistiche di Agnew, e sono qui stasera, ho accettato di essere qui stasera per sollevare questa questione, non per dare una risposta ovviamente, perché ritengo che c'è bisogno di tempi molto lunghi e della visione di moltissimo materiale per poter definire questo percorso. Risponderei e proporrei a voi soltanto delle emozioni, delle sensazioni che ho avuto subito dopo la richiesta di Barbara qui stasera a parlare. Anch'io sono partita dal dialogo fra Mura Mansai e Agnew, e sono rimasta particolarmente colpita da un passaggio di questa lunghissima conversazione, dibattito e confronto e crescita di questo scambio. Ed è un passaggio specifico che parte da questo gesto, e cioè il significato intrinseco del gesto che Mansai invita Agnew a considerare un suggerimento, una suggestione di bellezza, ma che il gesto non può essere circoscritto all'atto tecnico, ma deve essere in qualche modo corrisposto anche dall'atmosfera, dal messaggio che si vuole dare al gesto e anche dal costume che si indossa. Quindi l'interazione di tutti questi elementi, la precisione tecnica, il messaggio del gesto e l'abito e la consapevolezza dell'abito e del messaggio che l'abito trasmette, tutto questo genera emozione nello spettacolo. Io stavo guardando questo passaggio e a un certo punto mi sono detta: ma non è che io le ho già sentite queste cose? Mi sono risposta naturalmente: ma nella tradizione teatrale del Giappone l'avrò sentite probabilmente leggendo dei testi di teatro, di teatro kabuki, dei saggi critici. Dopo qualche minuto ho avuto un po' come una lampadina di ecco, mi sono detta: so dove le ho lette queste cose, le ho tradotte. Ed erano parole che Mishima aveva detto il 3 luglio del 1970 durante il seminario per i tirocinanti di kabuki. Io non so quanto il pubblico in sala sia consapevole del fatto che Mishima, oltre ad essere uno scrittore, era anche un autore di teatro kabuki. Ne ha scritti di bellissimi, assolutamente originali, quindi riscritti ex novo, ed aveva altissime competenze di kabuki. E quindi mi sono ricordata che proprio in un passaggio di quel seminario per tirocinanti kabuki, Mishima dice una cosa molto specifica: tutti credono che il kabuki sia stato strutturato, sia stato pensato come un'arte teatrale che miri a trasmettere allo spettatore codici etici, ma soprattutto codici etici ormai superati, perché si tratta di un periodo feudale. E Mishima disconosce questo e dice che il kabuki esiste, è sempre esistito e continuerà ad esistere,
perché deve, ha come primo obiettivo il trasmettere allo spettatore forti emozioni. Ed è soltanto la commistione di kata, nel caso dei kabuki anche della voce, e della carica di sensualità che l'attore riesce a far interagire, quindi tutti questi elementi insieme, che generano nello spettatore un'emozione molto forte e lo rendono partecipe di quello che sta vedendo. E mi sembra che appunto in un certo senso Hanyu risponda o stia cercando nuovi percorsi per realizzare questi aspetti, questa commistione e interazione di tutti questi aspetti. Però, continuando nella mia riflessione, mi è venuto in mente anche un'altra cosa. Il seminario di Mishima era a luglio del 1970, l'anno precedente Mishima, per uno dei suoi kabuki, aveva selezionato un giovanissimo Onnagata, quindi questi attori di kabuki che sono specializzati in modo particolare in ruoli femminili. Lo aveva selezionato, lo aveva scelto, e quindi la principessa Shiranui di questo kabuki scritto da Mishima, una storia fantastica, Luna ad arco teso, che prendeva spunto dal classico della letteratura giapponese. Questo Onnagata selezionato e prescelto per la parte dell'eroina praticamente era Tamasamuro Bando. Quindi Tamasamuro Bando era già inaugurato la sua carriera sulla coscienza giapponese, ma non era poi tanto famoso al di fuori dell'ambito diciamo ristretto del teatro kabuki. E con Mishima, con l'opera di Mishima, che sale all'erba alta e diventa il tesoro nazionale vivente che ancora oggi, anche se ha di molto superato i 70 anni, all'epoca però lui era 19 anni. Mishima scrive anche un editoriale su Tamasamuro Bando. Un editoriale lo chiama il fiore, la speranza del kabuki. Io credo che le stesse parole che Mishima scrisse per Tamasamuro potrebbero essere, avrei le leggerete su una slide, potrebbero essere lette modificando i nomi e le situazioni, potrebbero essere lette e dette anche per il kabuki. Naturalmente non relativamente al kabuki, ma relativamente al mondo dell'arte che lui sta elaborando, che non credo si possa definire pattinaggio artistico, è tutta un'altra cosa. Non so se voi che siete del settore avete in qualche modo costruito un neologismo per indicare questo tipo di arte. Magari, non so, prima un po' detto, almeno potresti che sia una soluzione vincente. Per confermare tutti i pensieri che fino ad adesso vi ho presentato, cioè questa rida di pensieri, di emozioni, di suggestioni che mi sono nate proprio mentre cercavo di rispondere alla richiesta di Lara di partecipare a questo evento, per proporlo anche a voi abbiamo messo insieme alcune immagini che mettono accanto le arti performative, varie spezzoni delle arti performative di Hanyu e quelle di Tamasamuro Bando. Forse mi saprete dire voi dopo se leggete in questo accostamento di immagini le stesse cose che ho visto io. Non si tratta soltanto di mettere insieme le arti performative di Hanyu con il kabuki, perché Tamasamuro ha fatto di tutto, ha fatto lo Shinta per esempio, il teatro, quindi un teatro drammatico, diremmo per semplificare all'occidentale, interpretando ruoli femminili, ma ha trovato anche altre soluzioni, continua a trovare nuove soluzioni, per esempio interpretando danze della tradizione cinese, ma anche celebrando degli antichi miti della mitologia giapponese come Amaterasu, la dea del sole, ma si è accompagnato con il gruppo di Kodo, quindi la grande compagnia internazionale ormai di tamburi taiko, e quindi l'accostamento che voglio proporvi è in senso generico con il kabuki,
ma nella versione, nelle soluzioni di Tamas Aburonbaldo, considerando però che Tamas Aburonbaldo ormai non è soltanto un artista.
L'Onnagata è il fiore del kabuki e sebbene i grandi anziani in questo campo siano determinanti, se non ci fossero giovani attori né uno di questi fiori pronti a sbocciare, il kabuki non sopravvivrebbe. Attualmente, anche se coltivare questi fiori ci piacerebbe, non c'è terreno atto allo scopo e, impazienti, possiamo solo attendere un miracolo. Ora Tamasaburo, giovane Oyama la cui eleganza e delicatezza evocano la lavorazione del lavorio, ha premiato la nostra pazienza. È la prova vivente della vitalità del kabuki. Mishima Yukio, Tamasaburo no Koto, 1969. Io ritengo che queste frasi potrebbero essere scritte appena un po' modificate anche per oggi. In quel passaggio in cui si dice che il campo non è atto alla bisogna, e perché Mishima si lamentava moltissimo della corruzione dell'ambiente dei produttori di teatro kabuki e soprattutto dei compromessi che il kabuki doveva fare, i compromessi con gli interessi economici, i grandi capitali, e quindi in un certo senso, da quanto ho sentito dal primo intervento di oggi, mi sembra che anche quella frase calzi esattamente a pennello. Poi mi ha molto colpito quel riferimento al lavorio, no? Alle fattezze come avorio. Mi sembra che si sposino benissimo con la fisicità di Tamasaburo Bando, come era quando era ragazzo, ma come ancora paradossalmente è oggi, e invece con Hanyu, che è il protagonista di questo nostro incontro. Tra l'altro prima ho dimenticato di dirvi che c'è anche una strana corrispondenza di esperienze tra i due bambini. Entrambi hanno cominciato piccolissimi. Tamasaburo ha cominciato a 5 anni e poi la sua prima esperienza performativa è stata a 7 anni, ma entrambi vengono da un handicap. Voi sapete che Hanyu è stato spinto in qualche modo al pattinaggio con una patologia legata all'asma, ma il povero Tamasaburo Bando aveva avuto un percorso di poliomielite e quindi la famiglia praticamente si era impegnata in questo tipo di esercitazione che evidentemente lo coinvolgeva in modo particolare sin da molto piccolo. Quindi aveva investito in questo per consentire un esercizio fisico compatibile con il suo handicap, che naturalmente è stato risolto, perché tutti sanno che Tamasaburo ha un incedere assolutamente impeccabile, assolutamente perfetto. Ho aggiunto 2 cose che mi sono venute in mente nel frattempo, e proprio guardando le danze di Tamasaburo andiamo a vedere anche se e come la danza bouillon tradizionale entra a far parte del suo mix di tecniche. Secondo me sì, bisogna andare a vedere. E un'altra cosa, il tipo di spettacolo che abbiamo visto in Gift, che è un teatro totale, perché mette assieme appunto il movimento, la musica, la parola, le immagini, addirittura anche l'animazione e le proiezioni. Può essere un'evoluzione del kabuki, perché ci sono degli attori giovani kabuki che stanno mettendo in scena un tipo nuovo di kabuki, per esempio mettendo in scena dei temi tratti da manga o anime. Hanno fatto One Piece, cioè stanno lavorando anche su questo versante di attualizzare il kabuki facendo entrare in contaminazione con altri mezzi espressivi. E questa può essere una spiegazione di quello che sta facendo Mizuki dal punto di vista dello spettacolo. Dovete sapere che Virginsky è anche una storica proprio del Tohoku e a cui è molto legata. Moltissimo, lo so. E volevo chiederle, anche se diciamo brevemente, però volevo chiedere assolutamente la sua visione del rapporto tra la sua regione e la sua città. Che cosa tu hai visto, che cosa hai percepito, diciamo, in questo
questa tua prima analisi? Allora, io sono molto legata al Tohoku, ma sono molto legata fondamentalmente alla Genoa del Tohoku. E ho vissuto lì alcuni anni e quello che posso dire è che il rapporto delle persone, in questo momento il rapporto delle persone, dei cittadini di Sendai, in senso generale, con Hanyu è molto molto intenso. Tanto per cominciare vorrei farvi notare questa immagine qui, questo Ankama e Haori che Hanyu indossa per questa fotografia, per altre fotografie che sono disseminate per tutta la città di Sendai in questo momento, presso la stazione, presso gli uffici turistici, eccetera, non è uno Haori qualunque, è stato tagliato in un tessuto che si chiama Sendai Shira ed è considerato uno dei beni materiali del Giappone, è uno dei tessuti di maggior pregio, c'è soltanto una famiglia di imprenditori che oggi produce questo tipo di telatura per costruire questi costumi, noi li chiamiamo costumi tradizionali in genere, ma non è vero, cioè nel senso che hanno radici nell'antichità, ma i giapponesi Sendai lo usano abitualmente nelle ore di, diciamo, negli spazi di relax o negli incontri sociali privati. Sendai è normale vedere gente vestita, uomini vestiti in abiti tradizionali. Quindi portare questo tipo di abbigliamento per Hanyu è un messaggio molto chiaro, un messaggio di legame e di riconoscenza al paese, alla regione e alla città alla quale appartiene, ed è anche un messaggio molto forte per tutti i giapponesi, un messaggio di ritorno, quindi di gratitudine da parte dei suoi concittadini per tutto quello che lui sta facendo per l'immagine pubblica del Tohoku. Allora, questi sono discorsi normali, nel senso che sono discorsi che potrebbero coinvolgere chiunque di noi, ammesso che ognuno di noi si trovi a discutere del proprio rapporto con il proprio luogo di origine. Però chi conosce il Giappone sa che il concetto di fusato, quindi il luogo natio, ha un valore molto particolare, ha un'accentuazione molto malinconica, tanto per cominciare. Tutte le canzoni popolari, soprattutto di fine 800 inizio 900, parlano del fusato, le tradizioni pittoriche, poetiche, le canzoni per i bambini, insomma il fusato è un elemento importante, ma persino anche in tanti drama della televisione ancora oggi si fa riferimento a questo. I giapponesi sottolineano, marcano questo aspetto che per loro è sempre estremamente malinconico. Una cosa ho capito vivendo nel Tohoku, però, e nel Tohoku è ancora più forte. È ancora più forte perché il Tohoku è un mondo che viene da esperienze storiche estremamente drammatiche, e questo ha generato nei suoi nativi una sorta di rafforzamento dell'aspetto malinconico, ma anche una sorta di rafforzamento dell'aspetto resiliente. Cioè, tutti noi sappiamo quanto è successo nel 2011 con lo tsunami, eccetera. La resilienza giapponese è conosciuta in tutto il mondo, ma quella del Tohoku secondo me è molto più forte, ed è anche soprattutto una resilienza muta, perché come diceva, come disse, come scrisse il reverendo Noss, che era un missionario e lavorava a Sendai alla fine dell'Ottocento, inizio 1900, ed è un'affermazione che io sposo in tutta la sua forza. La gente del Tohoku, la gente di Sendai sono giapponesi, ma sono diversi dagli altri giapponesi, ed esattamente come la Scozia è diversa dalla Gran Bretagna, noi possiamo dire che il Tohoku è diverso dal resto del Giappone. È gente silente, è gente caparbia, è gente abituata al dolore, ma è gente che pervicacemente va avanti.
Allora, per rispondere alla tua domanda, io non credo che Hallyu abbia un legame così forte con la sua terra per una scelta o per un progetto. Io credo che abbia questo legame così forte per un destino, perché se si è nati nel Tohoku, il legame con la terra è imprescindibile, con la tradizione, con il dolore, perché noi conosciamo lo tsunami, ma chi studia storia sa che non è stato il primo tsunami del Tohoku, poi ci sono state le carestie, poi ci sono stati i bombardamenti della seconda guerra mondiale che sono stati particolarmente cruenti, perché il Tohoku era considerato dal governo giapponese la terra degli ultimi, perché doveva funzionare come bacino produttivo di forza lavoro agricola e mineraria, quindi non doveva industrializzarsi, doveva rimanere umile e mortificato. Solo pensarci, perché per me il Tohoku è la mia seconda vita, un evento molto forte. E contemporaneamente però era la sede delle fabbriche per la produzione di armamenti militari, diciamo non armi, ma di tutti i prodotti collaterali al funzionamento degli eserciti, della marina, eccetera. Quindi fu bombardato, praticamente raso dal suolo. E poi non ci furono progetti di ripresa, di ricostruzione nel primo dopoguerra e neanche nel secondo. E la gente del Tohoku questo lo sa. Allora, qual è stata la reazione nel corso del tempo? Ci trattate come ultimi, ci trattate come rurali, come primitivi. Pensate che all'inizio del 1900 un ministro disse: non sono giapponesi, sono la Corea del Giappone. E all'epoca la Corea non era considerata naturalmente certo un paese diciamo, fra i paesi civilizzati. Sono barbari sin dall'antichità, così ci si esprimeva verso la gente del Tohoku. Allora la gente del Tohoku cosa ha fatto? Ha costruito il mito di se stessa come gente rurale e ha marcato questo aspetto per porre una distanza tra se stessa e il resto del Giappone, ma facendo questo aspetto rurale, che però naturalmente poi ha conseguito in un'immagine, come dire, bucolica, non più penalizzata, quindi un'immagine idilliaca, e continua pervicacemente a mantenere questo aspetto di mondo rurale legato ai principi, legato alla terra, legato ai fondamenti dell'etica e alla resilienza. Conclusione, non poteva nascere solo del Giappone. Non ho parole per ringraziarmi del regalo che ci avete fatto stasera, ringraziarmi del regalo che ci avete fatto stasera, tutte e due. Il To è in effetti il protagonista di Notte Stellata. Notte Stellata è uno show dedicato alla memoria di quanto avvenuto l'11 marzo del 2015. Il giuro si è varie volte esibito per questo genere di cose, ma non mai l'11 marzo. Per la prima volta lo può fare e allora mette su uno show di 3 giorni chiamando a raccolta i suoi più fidati, la sua coreografa Sherry Byrne, Jason Brown, il fidato Keiji Tanaka, Satoko Miyara, Akiko Suzuki, Takahito Mura e Rika Ugo. Il brano interpretato dal volo, tratto da Camille de Saint-Saëns, ma con le parole, diciamo, con le liriche italiane create da Tony Redis, Notte Stellata. Il pezzo Notte Stellata, celebratissimo in tanti gala e oggetto di questo show, lui lo ha scelto perché gli ricordava quel panorama, quel cielo di stelle così brillanti, perché tutte le città del Togo erano senza luce quella notte. Non lo dice solo lui, il libro di I fantasmi dello tsunami di Richard Lloyd Parry
corrispondente del Times in Giappone, la maggior parte di loro ci raccontano questo. Quella notte c'era il buio più totale, eppure quelle stelle, il freddo gelido, quelle stelle di quelle notti, diedero speranza ai sopravvissuti, diedero speranza a questo ragazzino.羽生結弦っていう存在として今まで生きてきて、僕はスケートをやることによって世界を救えるとは思わないですし、スケートで何か世界が変わるなんてそんな大それたことはないと思います。ただ僕はこうやってこの12年間を生きて、この一番辛かったであろうこの場所にリンクを張って、こうやって皆さんに希望を届けることができて幸せであると同時に、これからもこんなちっちゃな体ですけどいろんなことを背負って毎日毎日スケートのためだけに日々を過ごしたいと思っています。未来が何も見えない、何もわからないこんな世の中で毎日毎日生き抜いてください。この12年間を毎日1秒ずつ1日ずつ生きてきたこの愛おしい愛おしい12年間をまた今日からまた1秒ずつ1日ずつ続けてください。Chiara Ghidini si è laureata in religioni e filosofie dell'Asia orientale all'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, specializzandosi in giapponese e tibetano. Ha conseguito il master presso l'Università Gakushuin di Tokyo e in seguito il PhD all'Università di Cambridge. Attualmente è professore associato di religioni e filosofie dell'Asia orientale presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale. Tra i suoi lavori più recenti si segnala il volume scritto con Paolo Scarpi dal titolo La scelta vegetariana, breve storia tra Asia ed Europa, Ponte alle Grazie 2019, e The Song of No Hindrance, Liang Hani as Buddhist Writer, in Studi e materiali di storia delle religioni, Morcelliana 2022. Buongiorno o buon pomeriggio. Pensando a Yuzuru Hanyu mi è venuto in mente Deborah Major, una poetessa afroamericana del corpo e dell'anima che ricorda in una poesia la verità cosmica degli esseri umani. Soggetti alla morte siamo esplosi come nove, bruciati attraverso galassie abbiamo esplorato le lontane distanze della Via Lattea, o, per usare il nome sino-giapponese, del fiume d'argento. Abbiamo cavalcato la coda delle comete e poi siamo precipitati, nutrendo il fondo dell'oceano. Ed è lì che abbiamo deciso di farci crescere arti e lingua, trattenendo in noi la verità della nostra origine, e cioè che siamo della materia stessa di cui sono fatte le stelle. La notte stellata di Yuzuru Hanyu è in fin dei conti la nostra notte, la notte degli umani che non hanno dimenticato la propria origine astrale, di coloro che non solo attraverso la scienza moderna, ma anche attraverso forme di sapere antiche, riconoscono di essere figli della terra e del cielo stellato, di avere acquisito familiarità col fango come un fiore di loto, senza però sacrificare il bianco della luce che illumina e non acceca. Ci è stato insegnato che le stelle che vediamo brillare nella notte in realtà sono spente da tempo. Questo però non è un sinistro presagio. È il segreto che custodisce la nostra impermanenza,
come le stelle che, seppur estinte, rendono visibile e magnifico il cielo notturno agli occhi di chi sa vedere, volgendo lo sguardo verso l'alto, allo stesso modo ciò che d'incantevole e profondo hanno generato le nostre vite, seppur trascorse, apre come un varco di luce nel buio della storia, per chi, con vigile, con partecipata attenzione, volge lo sguardo all'indietro, verso il passato e così facendo però contribuisce a coltivare semi che matureranno in un futuro ancora ignoto. L'abbraccio tra Yuzuru Hanyu e i pattinatori alla fine, gli altri pattinatori alla fine della notte stellata, a conclusione di una costellazione di secondi, di minuti ebbri di leggiadra bellezza e carichi di faticoso impegno, è l'immagine potente di un umanesimo astrale. E come non sentirsi illuminati da queste stelle che si sostengono a vicenda e che tutte insieme, in un connubio armonioso e rispettoso di festosità e afflizione, celebrano la vita e commemorano i morti. Si dice che il buddismo, attraverso cui l'impermanenza si fa esercizio di contemplazione, abbia due ali, la teoria e la pratica. L'una non ha senso senza l'altra, l'una sostiene l'altra. In Yuzuru Hanyu le due ali sono la tecnica e l'arte, sono la fatica e la levità, il pensiero, la parola e il gesto, lo sforzo individuale e la condivisione universale. Il dono, the gift, di Yuzuru sono senza dubbio le sue performance oppure la shared practice, ma sono anche le intenzioni che danno loro vita. Esercitare il corpo resistendo alla stanchezza, allo sfinimento, al fine di consegnarci una rappresentazione indimenticabile per tecnica ed espressione che generi, al fianco dell'ammirazione, moti dell'animo intensi, sinceri, come in grado di fare la poesia. La felicità di Yuzuru dimora nel dono. In termini buddisti diremmo nel dana, nel donare, nell'offrire senza attaccamento, senza fini ambigui e materiali. La scintilla di luce che Yuzuru irradia quando si esprime a parole o quando si esprime nel movimento sul ghiaccio è destinata a illuminare ben oltre il suo tempo, splendendo anche su chi non è ancora nato. La consapevolezza, questa solidale gentilezza, la chiameremo loving kindness convenzionalmente, che caratterizzano il suo percorrere il sentiero non di rado impervio della vita, effimera sì, ma non per questo irrilevante, richiamano alla memoria la prefazione di un bellissimo libro di Liang Hani, in cui la scrittrice e praticante buddista taiwanese racconta il suo risveglio spirituale in una grotta della contea di Anyue, in Cina. Nella prefazione Liang descrive il momento in cui la polverosa grotta, aprendosi con un cigolio, svela le icone di Buddha e Bodhisattva, l'assemblea, che istanti prima apparivano animate e ora tornano a essere pietra. Malgrado questo, però, conservano nella postura traccia del movimento e continuano a brillare nel mezzo di una polvere centenaria, libere, senza impedimenti, come il richiamo del suono leggero e gioioso dell'acqua che scorre. Yuzuru e il pattinaggio forse non salveranno il mondo, lui così dice, però non è poi ragionevole immaginare che entrambi, con la forza e la bellezza che sprigionano, siano parte di quel popolo di stelle che rende la notte meno cupa e il mondo meno dannato. Innovativa partecipazione di un'altra leggenda dello sport, Kohei Uchimura, campione olimpico a Londra e 2 volte medaglia d'oro a Rio de Janeiro. Sono riusciti a fare una performance insieme, quindi ginnastica e pattinaggio artistico. È stata una cosa travolgente.
Dopo aver parlato degli show del primo anno da professionista di Yuzuru Hanyu, facciamo un bilancio della risposta da parte del pubblico rispetto agli appuntamenti principali del pattinaggio di figura. Partiamo dalla finale del Grand Prix, che nel dicembre 2022 è stata ospitata dal Palavela di Torino, lo stesso impianto in cui si era disputata l'edizione 2019, l'ultima che ha visto la presenza di Yuzuru Hanyu. Nel 2022 l'arena si è mostrata alle telecamere tristemente semivuota. Concentrandoci sulla competizione del singolo maschile, la differenza con il tutto esaurito del 2019 è netta, tanto che in quell'occasione addirittura le sessioni di practice degli uomini registrarono una presenza di pubblico pari o superiore a quella delle fasi di gara nel 2022. Passiamo ai campionati mondiali che nel marzo 2023 sono stati ospitati dal Giappone e si sono disputati presso la Saitama Super Arena, che fu già sede dell'edizione 2019 nella quale gareggiò anche Yuzuru. In questo caso gli spalti sono risultati nell'ultima edizione quasi altrettanto pieni di quanto non lo fossero nel 2019, ma osservando i dati di ascolto televisivi pubblicati sui quotidiani giapponesi, si può notare che mentre nel 2019 le trasmissioni live delle sessioni di gara del singolo maschile e femminile risultassero tutte tra i 10 programmi più seguiti della settimana, nel 2023 i mondiali di pattinaggio di figura non sono rientrati affatto nemmeno nelle prime 30 posizioni, indice di un interesse estremamente scarso nei confronti di un campionato mondiale ospitato in casa, che tra l'altro si è rivelato una delle edizioni più positive per gli atleti giapponesi. Dal canto suo, Yuzuru ha aperto la propria personale prima stagione da professionista con Prologue, facendo registrare il tutto esaurito ad ogni show. 4 e 5 novembre alla Yokohama P Arena, 8.000 posti, 2, 3 e 5 dicembre alla Flat Hachinohe, 3.000 posti. Nel periodo natalizio sono andati in scena i campionati nazionali giapponesi assoluti, per la prima volta senza la presenza di Yuzuru, presso il Namihaya Dome, Osaka, 6.000 posti, che nel gala sono risultati quasi completamente vuoti, nonostante si esibissero tutti i medagliati della gara. Il 26 febbraio 2023 Yuzuru Hanyu è stato il primo a portare il pattinaggio di figura all'interno del leggendario Tokyo Dome, per l'occasione pieno in tutti i 35.000 posti disponibili. L'evento è stato inoltre proiettato in 84 sale cinematografiche in Giappone e anche a Hong Kong, Taiwan e in Corea del Sud. Arriviamo a notte stellata, 10, 11 e 12 marzo, 3 spettacoli in memoria del disastro del 2011. Tutti e 3 gli show hanno visto la Sekisui Haim Super Arena di Rifu, cittadina vicina a Sendai, piena in ogni ordine dei suoi 6.000 posti. Yuzuru ha poi preso parte a Stars on Ice Japan Tour 2023 in tutte le sue tappe. 30, 31 marzo e 1 aprile al Towa Yakuhin Raktab Dome a Osaka, 6.000 posti. 3, 4 e 5 aprile alla General Gymnasium Arena di Hoshu, 4.000 posti. 6, 7, 8 e 9 aprile alla Yokohama Arena, 10.000 posti. La sua stagione si è infine chiusa con l'intero tour di Fantasy on Ice 2023, 27, 28 e 29 maggio alla Makuhari Event Hall, Chiba, 10.000 posti, 2, 3 e 4 giugno alla Sekisui Haim Super Arena di Rifu, Miyagi, 6.000 posti, 16, 17 e 18 giugno al Tokimesse di Niigata, 10.000 posti, 23, 24 e 25 giugno alla World Memorial Hall di Kobe, 8.000 posti. Tra gli altri show sul ghiaccio dell'estate giapponese che non hanno visto la partecipazione di Yuzuru, citiamo solo alcuni dei più longevi. Prince Ice World 2023, dal 29 aprile al 5 maggio presso il Kosei Shin Yokohama Skating Center, 2.500 posti, e Dreams on Ice 2023, con 7 show tra il 3 giugno e il 2 luglio nello stesso impianto di Yokohama. Ora, per le conclusioni inviterei di nuovo Massimiliano
qui con noi. E inizierei con una domanda, poi io ovviamente ti lascio completamente la parola. Non so, questo se non riuscirò a raccontare particolarmente, secondo me l'ho spiegato, perché noi in Stars on Ice vediamo come l'atleta in questo momento professionista che ha abbandonato le competizioni sia atleticamente superiore a quelli che hanno appena finito il campionato mondiale, ma perché lui ormai è abituato a esibirsi da solo per lungo tempo. Quindi nei 4-5 minuti in cui lui è il performer di una singola esibizione riesce a tirare fuori qualcosa di più. E questo mi fa pensare, come ho spiegato in precedenza, che lui oggi possa essere ancora più competitivo di una volta in una gara. Sembrerà incredibile a dirsi per via dell'età, degli acciacchi, di tutti i problemi che ha avuto nel suo percorso. Ma io da esterno percepisco questo, che fosse il fantasma dell'opera o a Luca Ciano, cioè si nota proprio questo, un'altra energia, ed è incredibile. Al di là del mio primo intervento, che se vogliamo è stato anche triste e malinconico, ci dobbiamo rallegrare perché lui è riuscito a fare. Cioè noi siamo qui perché per celebrare. 2 giorni fa in multistreaming internazionale è andato in onda uno show di pattinaggio con un solo atleta che si esibiva. Non è mai accaduto niente del genere, nessuno ci ha mai pensato. In prologa addirittura lui era un jukebox, no? Nel senso che inserevi il gettone e sceglievi la sua esibizione. Sì, c'erano tutti, avevano i bracciali con diverse luci, c'era una specie di jukebox. Che cosa devo fare? Cosa volete che io faccia? A me fa rabbia pensare ad alcuni detrattori, anche italiani, ci mancherebbe altro, che hanno sempre detto: lui fa sempre le stesse cose, pattina sempre nello stesso modo, le musiche sono le stesse. A parte che anche le sue scelte musicali locali, chiamiamole, no? Open Legacy, Senei, Pintorcito, sono tutte diverse l'una dall'altra e non hanno niente a che vedere. È come se dicesse a qualcuno che pattina su Battiato, i Maneskin e che ne so, a Naox fai le stesse cose perché si tratta di musica italiana. Ma che discorso è? Ma qui parliamo di un atleta che ha portato su ghiaccio blues, jazz, i grandi musical del passato, i grandi classici, no? Come Chopin. Cioè, ragazzi, c'è una duttilità artistica quasi senza precedenti, perché dove lui si cimenta fa suo la musica, il capolavoro del passato e lo trasforma. Cioè, siamo al cospetto di un genio, al di là dei risultati agonistici che, per quanto abbiamo capito, andrà avanti all'infinito nel proporre il suo pattinaggio. Io personalmente vorrei che lo proponesse ancora in gara almeno un paio di volte. Se non sarà possibile, va bene ugualmente. Va bene ugualmente. Il fandom su questo si divide equamente. Però davvero, siamo arrivati al livello della grande rockstar. Come Bruce Springsteen riempie San Siro, Anelli Azzurro riempie il Tokyo Dome. Più tutti quelli che sono nei cinema per seguire in diretta l'evento, quelli che pagano un abbonamento. Una cosa del genere nello sport non si è mai vista. Anche questa accoppiata con Nishimura ha dell'incredibile, abbiamo messo insieme 2 leggende. Parlavamo di Toku, mancava solo Tani. Ci fosse stato anche lui a lanciare una pallina, avremmo raggiunto l'apoteosi, no? Ma non poteva esserci perché credo fosse iniziato da poco il Borbello Tour Classic o fosse alle porte, no? E quindi era ancora impegnato. Cioè, però ci rendiamo conto che noi mi stiamo scomodando. È come se in Italia parlassimo del più grande calciatore, il più grande motociclista, la più grande leggenda dei motori. Cioè, questo è animo. Mi dispiace che non tutto il giornalismo dell'Occidente riesca a capire che cosa rappresenta il fenomeno di Emilio Azzurro. A volte mi capita di parlare con colleghi che seguono anche l'arte sport e mi sento rispondere: ma solo in Giappone. No, signori, perché quando noi riusciremo a organizzare un tour europeo di Emilio Azzurro e ci vediamo tutti, io sono convinto che dovremmo fare la lotteria anche qui, come succede in Giappone, perché le richieste sarebbero 4 volte tanto i biglietti a disposizione, perché ormai non è un fenomeno locale del Tohoku del Giappone, perché poi in realtà dal pubblico giapponese è ammirato ovunque qualsiasi prefettura, questo non è discussione politica, anche un discorso, ma è qualcosa che va oltre il suo paese. E quando un atleta di uno sport che è ritenuto minore, perché il pattinaggio Tani è ritenuto, no?
dello scacchiere mondiale. Arriva a quel livello, vuol dire che siamo di fronte a una personalità che ha già cambiato la storia e credo la possa continuare a cambiare. Io vorrei che la possa cambiare da dirigente sportivo, perché uno così è un illuminato e può migliorare lo sport. Se così non fosse, va bene uguale, sapremo che con altri show, altre sue invenzioni, ci continuerà ad ammaliare, direi, perché quello che abbiamo visto a Biftad è incredibile, con una spesa dietro. No, allora... la cerimonia prima delle Olimpiadi. Sì, quello che scusateci, ma vanno detti alcuni dati. Cioè, noi abbiamo presente al Tokyo Dome 35.000 persone, nei cinema in tempo reale, compresa anche Hong Kong, Taiwan e Corea del Sud, 33.000 persone. In Giappone hanno dovuto replicare nei cinema anche il giorno successivo. Lo streaming online che è andato online in tutto il mondo, in questo momento non ho le cifre, se Martina ce le ha, non sono state infatti non sono state autorizzate, diciamo, ma cioè, dei numeri che hanno dell'incredibile, assolutamente dell'incredibile, cioè, non si è mai visto nel pattinaggio una cosa del genere e mai si vedrà. Ma per questo l'Occidente dovrebbe studiare quanto è avvenuto, perché effettivamente è una situazione che non ha precedenti. E poi io mi complimento per tutti gli interventi che sono stati eccezionali, qui trassuda passione vera e raramente la trovo quando vado a seguire altri sport. Poi insomma io arrivo dal mondo del ghiaccio, al ghiaccio sono legato, quindi quando vedo che partendo da un atleta si può arrivare a un tale livello di approfondimento, in un certo senso provo grande orgoglio, ecco. Ma adesso noi ovviamente stiamo chiudendo la giornata di oggi, ripeto, noi abbiamo in realtà dato degli spunti. L'ideale sarebbe tra 6 mesi, 8 mesi, quello che sarà, poter organizzare una 2 giorni in cui ogni disciplina ha il suo giusto spazio, che si parli di danza, che si parli di teatro, di arti performative, di quali arti performative, che siano giapponesi, o asiatiche, che non lo siano, si parlerà di natazione, si parlerà ovviamente anche di pattinaggio, non solo dal punto di vista delle tecniche che si usano, ma anche della preparazione atletica, perché tu stavi dicendo, no? Cioè, una preparazione atletica completamente innovativa, come raccontavi, no? Cioè, nessuno chi lo sapranno quelli che stanno con lui. Sarebbe interessante seguirlo. Ci fosse la possibilità, credo che altri pattinatori potrebbero trarne grande giovamento. Ripeto, pattinare uno show come Gift è proibitivo, siamo veramente oltre il limite delle possibilità dell'uomo. È troppo, però lui ce l'ha fatta e bene o male con la stessa intensità dall'inizio al fine. Vedi i pattinatori che affrontano un programma di 2 minuti e 40 che dopo 2 minuti hanno finito la benzina, ed è normale, ci mancherebbe. Lui si è spinto oltre, ma perché lì vedi il vero professionista. Cioè, lui ormai è coreografo di se stesso, probabilmente anche preparatore atletico di se stesso, è eclettico, ha dimostrato di poter fare tutto. Chissà che un domani non voglia allenare, io forse non vorrei neanche essere nei panni di quelli che vengono allenati da New, perché sinceramente ho l'impressione che possa essere molto esigente, e di norma non è facile poi per gli allievi riuscire a eguagliare o seguire le orme del maestro, però effettivamente siamo al cospetto di una sorta di biblioteca. Quando lui vorrà condividere una serie di informazioni il resto del mondo, mi ha fatto un po' per la sua tesi, credo che tutti ne parlano già. Dopodiché il resto del mondo non sempre capisce. La tesi di ANEU è innovativa, è uno strumento per cambiare in meglio uno sport in difficoltà. Sì, qualche piccola indicazione è arrivata, l'hanno recepita, ma oggi nulla è cambiato, lo sport in difficoltà. Basterebbero 3 interventi facili che lui ha suggerito in una tesi universitaria per sistemare un po' il giocattolo. Però evidentemente qualcuno non ci vuole sentire e credo che sia un problema di scontro generazionale. Io comunque è un ragazzo che non ha ancora 30 anni, il pattinaggio è in mano a 60enni, ultra 60enni, e quindi non si vuole in qualche modo contaminare il gruppo di veterani di grande esperienza con l'innovativa che può portare un giovane fuori classe.
Allora, permettetemi, siamo proprio alle battute finali e vorrei ringraziare Carmen Comito e Virginia Sica tantissimo per essere state con noi stasera. Volevo ringraziare Alessandra, volevo ringraziare Martina per aver preso la parola in nome di Leopolo e ci sarà spazio anche per altre cose. Volevo ringraziare chi ha partecipato da remoto, quindi anche Costanza Rezzacasa, Chiara la ritroveremo in corso d'opera. E volevo ringraziare tutti coloro che hanno fatto parte del comitato organizzativo. Vorrei ringraziare tutti i Fanius che vedranno questa registrazione, tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarci a finanziarla, perché non ricordiamo, è tutto prodotto dal gruppo italiano e di questo siamo particolarmente orgogliosi. Però ringraziamo chi nel tempo ha sempre portato avanti e ha contribuito a far conoscere Yuzuru, quindi tutti i gruppi internazionali. Ovviamente, sì, un momento, ci stiamo arrivando, fatemi finire. Quindi, rifaccio perché tanto taglio io il montaggio. Allora, tutti i gruppi internazionali, tutti coloro che hanno tradotto tutte le parole di Yuzuru in questi 10, 11, 12 anni quasi, e ringraziamo Massimiliano Ambesi e per l'ultima cosa io volevo dedicare questa giornata di oggi, ovviamente, oltre a Yuzuru Sama, che celebriamo, a chi ha in Italia da sempre portato avanti con passione il gruppo italiano, essendone fondatrice. È un blog eccezionale in cui si trova qualsiasi cosa che riguardi tutto ciò che è accaduto nella vita di Yuzuru Hanyu, e cioè Elena Costa, che ci guarda da casa. Io ho provato tanto l'anno di venire qui, non lo avevo mai chiesto. Barbara Washington. È stato un privilegio aver vissuto questa cosa tutti quanti insieme, che era nata come un flash mob. Non ce lo dimentichiamo, perché i piani erano un tantino diversi. Fa un'impressione che avremo altre puntate. Noi abbiamo fatto il nostro stasera, no? Massimiliano. Complimenti a tutti. Grazie Max, grazie a tutti voi. E con l'ultimo video lasciamo la parola al nostro adoratissimo Yuzuru Hanyu.選手です。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。今放送で入った情報では4回転アクセル公認されました。あ、そうなんですか。いかがですか。世界で初めて。そっか。そっか。ああ。まあなんかアンダーローテーションかなんかでしたよね、確か。ああ。なんかちょっと報われました。やっと。はい。もうなんかどんなに一生懸命頑張っても何も報われなかったオリンピックだったんで、本当しんどかったですけど、でもなんかちょっとでも傷跡が残せたら、ちょっとでも皆さんの心の中にでも記録も欲しかったですけどね、本当は。でもそれでも皆さんが僕のスケート見て何か感じてくださったり、勝敗は決していいものではなかったかもしれないですけど、でもやっぱ羽生のスケートいいなって思っていただけたら嬉しいです。
始まりの始まりだと思うんで